comprato di proposito un paio di orecchini in soutache su un marketplace e ve lo dico chiaramente, su Vinted da un'artigiana. E quello che ho scoperto mi ha fatto, come dire, riflettere tantissimo su un quesito importante, il vero handmade. No, non ti mostrerò gli orecchini di cui sto parlando, perché non è importante chi li abbia venduti e insomma da chi io l'abbia acquistati, ma è importante capire insieme come distinguere un vero lavoro artigianale da un prodotto industriale venduto per handmade, perché la delusione, ragazze, è proprio lì. È quello che io proprio non riesco a comprendere. Eh sì, su Vinted ci sono tante creative che decidono di smettere di fare artigianato, l'ho fatto anche io, no? Con dei bijou che non vendevo da tantissimo tempo, che non mi piacevano più, ho deciso di venderli a un prezzo più basso. Quindi io non trovo scorretta la pratica di una creativa che voglia vendere i propri bijou perché ha deciso che non li vuole tenere più e li vende su Vinted. La questione è un'altra, che in questo negozio io pensavo di trovare l'handmade, perché i bijou mi sono arrivati, gli orecchini mi sono arrivati corredato di un bigliettino di un'artigiana e non farò nomi, non ve li mostrerò perché lo scopo del video non è quello. E quindi lì la delusione, perché quando me li sono trovati tra le mani già mi era venuto qualche dubbio. Poi quando me li sono trovata tra le mani ho capito, quindi ho deciso di fare questo video perché sempre più spesso vedo gioielli in soutache fatti in serie, spesso che vengono dall'estero e rivenduti da artigiane italiane che dicono che sono fatti a mano e sono artigianali. Vero, anche quelli sono fatti a mano, però c'è un però. Quindi questo non è un video per contro coloro che lo fanno, non sta a me, insomma, dispiace però, ma è un video per mettere in guardia voi e tutte coloro che fanno l'handmade o che lo acquistano, perché bisogna proteggersi da tutto questo, perché dietro l'handmade c'è veramente tanto 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 lavoro e quindi a me dispiace. Quando ho aperto il pacco, ragazzi, c'è stato veramente un impatto terribile perché mi sono resa conto che non erano fatti a mano. Quando li ho acquistati proprio con lo scopo di fare questa verifica perché c'era stato un campanellino di allarme e quindi oggi voglio condividere con voi questi segnali che a me hanno fatto capire che forse c'era qualcosa che non andava e l'acquisto alla fine, avendoli tra le mani, ho capito perfettamente che avevo ragione. Quindi oggi vi dico quali sono questi 7 segnali, ne ho messi 7 giusto per dare un numero, per distinguere il gioiello, soprattutto quello in soutache, da quello fatto a mano, da quello fatto a mano, ma su marketplace e rivenduti qui in Italia per handmade, così che sapete quando acquistate cosa state acquistando. Voi direte, ma a te che ti frega? Eh no, a me importa perché l'handmade soutache italiano va tutelato, ragazze, e basta. Il primo segnale, quello proprio che colpisce subito, vabbè, confezione impeccabile, scatola perfetta, veramente come se fosse un gioiello fatto bene, ecco, non è arrivata con la bustina di AliExpress, ecco, quindi impacchettato bene con il nastrino, bigliettino, quindi top, vedi la scatola, dici ok, è fatto bene, poi la apri, primo dettaglio, vabbè, retro, i bijou fatti in soutache da artigiane difficilmente, ragazze, avranno il retro in quel feltrino lì. Vi metto solo una foto di riferimento, anzi ve lo faccio vedere, ecco qui, questo è il materiale, ok, vi mostro il retro,
di un orecchino fatto da AliExpress, da mani di AliExpress, e questo è un orecchino in ultra suede. Spero ragazzi che si veda, ve ne mostro degli altri, sono miei, fatti da artigiane. Difficilmente, anche molte artigiane possono scegliere un feltro, ma quello proprio è plasticoso al tatto, ragazze, si riconosce. Quindi la prima cosa è il retro. Nel vero, nel soutache made in Italy, secondo me, le designer non utilizzano queste. Probabilmente ci sarà anche chi lo utilizza, però essendo 7 segnali, se trovate quello con il retro così, andate a vedere gli altri 6 se rientrano. Se 5 di questi segnali che vi do li avete, allora probabilmente avete acquistato un bijou che è di AliExpress e non fatto a mano come pezzo unico, tra virgolette, perché secondo me difficilmente una creativa o una designer fa i bijou in serie. Se li trovate in serie disponibili in tantissimi colori di quel disegno, Secondo segnale da non sottovalutare, il prezzo. Può essere e non può essere. Io questi orecchini li ho pagati, erano a un prezzo di 12 euro su Vinted, 12,50, quindi questo già mi ha fatto venire il campanellino, ok, d'allarme, perché pensi, io controllo qui solo tra pietre e cristalli fatto in 2 parti, cioè se ci sono, se fossero Swarovski, cristalli veri, retro, ultra suede che non c'è, dico vabbè, ci sono 7 euro, 8 euro di spese, li vendi per 12, c'è qualcosa che non torna, perché per fare un orecchino, per quanto ti metti a incollare, puoi incollarlo tutto, però almeno una decina di euro a ora, forse ci starebbe. Ne vuoi prendere, cioè, oggi ragazzi, almeno 10 euro a ora, però non farti pagare 2 euro a ora per un lavoro non esiste. Quindi il prezzo è il primo campanello d'allarme. Ci sono su vari marketplace anche bijou a 20 euro, 22 euro. Sono semplicemente di artigiani che vogliono liberarsi di qualche pezzo. Quindi abbiamo detto il primo il retro, il secondo il prezzo, anche se poteva essere forse il prezzo il primo a farmi dare un allarme, però ragazze, ognuno delle proprie cose invendute che ha nei cassetti può mettere anche 10 euro. Pur di liberare, ne ha 10 euro, guadagna, si rimette 100 euro in tasca e fa qualcosa che le serve. Non ci sono sempre momenti positivi nella vita delle persone, quindi io sul prezzo proprio potrebbe essere o non essere. Poi quando ho visto anche il retro, ok. Terzo campanello d'allarme, i materiali. Ragazze, la prima cosa che dovete osservare sono i materiali. Oltre al design lo mettiamo per quarto, ok? Facciamo così, mettiamo come quarto punto. I materiali. In genere tutti quelli venduti sui marketplace come AliExpress, perché se ci andate lì trovate, in genere hanno tutti quanti naturalmente dei cristalli, quindi design abbastanza semplici. Quindi, perché? Perché il cristallo su AliExpress può essere bellissimo e di ottima qualità, su questo non discuto, perché questi orecchini che ho acquistato non avevano difetti, non c'erano scheggiature, cioè il cristallo, tra virgolette, è perfetto. Cioè, no? Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per avere tutti gli aggiornamenti dei nuovi video e quant'altro. Quindi, prossimo video creazioni, quello che ho fatto. Nei prodotti in genere industriali ed economici i materiali sono standard, quindi troverete quasi sempre dei cristalli, difficilmente troverete dei cabochon artigianali, troverete dei tagli particolari, quindi bene o male, certo, ci sono tantissime artigiane che utilizzano nei loro bijou soltanto cristalli, però comunque arriviamo al punto successivo, al quarto, il design lo distingue, perché anche se utilizza tutti i cristalli cambia il disegno, ci sono sempre dei piccoli dettagli nella minuteria, nelle finiture, di un pregio maggiore, diverso. Non troverete di certo la monachella in alluminio o il semplice perno, probabilmente lo troverete incastonato, troverete dei piccoli dettagli che possono essere le frange, quindi terzo e quarto punto si vanno, tra virgolette, ad uniformare, perché tutti
tutto il complesso che fa l'orecchino. Cioè nessuno, perché? Ragazzi, perché? Perché dietro a questi orecchini, dietro a questi bijou fatti a livello industriale, c'è lo sfruttamento delle persone che sono lì a incollare, devono fare cose abbastanza semplici. Non troverete le frange, non troverete mai dei disegni particolari con dei bottoni fatti a mano, con delle pietre dure, cioè difficilmente troverete qualcosa del genere. Questi, per esempio, sono super semplici, però il semplice barile fatto con una resina o un corallo particolare, con un cabochon artigianale, o anche questi semplici, sono semplicissimi, potrebbero essere tutti incollati, però anche qui sotto c'è una catena cucita, il retro è in ultra suede, il perno in acciaio, cioè ogni dettaglio è lì che dovete guardare, non è la questione incollato o non è incollato, è il tempo che impiegano. Quindi ovviamente se un bijou deve essere fatto a tamburo velocemente, decisamente non può avere tanti dettagli e particolari che fanno perdere il tempo per realizzarli, altrimenti è vero 12 euro, però quei poverini che sono lì a lavorare a tambur battente comunque in ogni caso li dovranno pagare. Quindi i materiali, dovete osservare i materiali. In genere sono design semplici, non hanno volute particolari, sono sempre belli sgargiantoni e quindi questi sono tutti campanelli di allarme. Quinto punto, la simmetria, decisamente molto spesso non sono simmetrici. Io ho fatto un video molti anni fa in cui però lì li avevo comprati da AliExpress per capire se sprecavo il mio tempo a fare gioielli artigianali, visto che su AliExpress c'erano a 10 euro, o se ne valeva la pena continuare. A conti fatti forse non varrebbe la pena, non varrebbe la pena continuare, a meno che non cerchiamo di istruire chi acquista e chi vede questi gioielli che c'è differenza, ok? Quindi non so neanche io a quale punto sono arrivata, come al solito mi perdo perché vado così, quindi la simmetria e la precisione, perché ne fanno tanti e quindi fanno sempre lo stesso disegno, mentre io poi prendo i miei moduli e li metto lì vicini, li accosto per vedere la simmetria, se combaciano, se li metto fronte fronte, se sono identici, no? Lo faccio qui, così davanti a voi, per vedere, di certo quelli non sono così, cioè voglio dire, potete trovare anche un po' di differenza di mezzo centimetro tra la grandezza, può succedere anche a un'artigiana, però ripeto, non è il singolo dettaglio, ma è l'unione di tante cose che non vanno, perché due orecchini fatti anche da Gabriella Casano possono essere non identici, come anche questi, perché l'artigianalità, il dettaglio, il piccolo difetto, chiamiamolo così, può essere anche sinonimo di artigianalità, ma quello che fa l'artigianalità sono tutte le altre cose, cioè l'unicità, il disegno, il pregio dei materiali, il prezzo, la particolarità di quel gioiello che non ce l'hanno tutti, che ce l'avete solo voi, il retro fatto in materiale particolare, la goccia un po' ricercata, il fiore, che ne so, in madreperla, un perno particolare, quindi è veramente l'unione. Mazza, doveva essere un video corto, sto parlando io sola da un tempo immemorabile. Ok, passiamo a un altro punto. Altro punto, non conto più, poi ve li scrivo qua i punti, è proprio, secondo me, importante il design ed i colori. Allora, non perché faccia chissà quali design, sì, ci sono alcuni che sono particolari, sono più lavorati, ma voi sapete benissimo che faccio anche un soutache basico, no? Più alla portata di tutti, come gli orecchini al lobo, come dei semplici orecchini fatti con cabochon artigianali, però proprio lì c'è la particolarità che quel cabochon lì artigianale e quei colori per me raccontano qualcosa. Quindi ogni artigiana attraverso le sue creazioni in qualsiasi ambito, se è un'artigiana, difficilmente
penso che faccia le cose tutte identiche in serie, perché noi creative ci annoiamo immensamente. Quindi cambiamo colori, ma non solo cambiamo colori, facciamo anche uno studio dei colori. Quindi in genere ogni artigiana ha una sua peculiarità. Io la mia non la so, quindi non me la chiedete perché io faccio molti, mi faccio molti giri mentali, a volte sono un poco più, come dire, mi piace lo stile un po' etnico, a volte mi piace più boho, però difficilmente in questi siti, in questi marketplace di questa categoria di soutache troverete per esempio i toni cipriati, le piattine particolari, cangianti, oppure in genere trovate tutti colori molto sgargianti e molto di contrasto, un po' pacchiani, ecco, mettiamola così. Io non vi posso mostrare questi, perché ovviamente ho detto che non li avrei mostrati, però c'è differenza. Anche i miei potrebbero sembrare un po' estrosi e pacchiani, che sono belli evidenti, però comunque il disegno non è esagerato, invece quelli tendenzialmente hanno proprio colori molto 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 a contrasto, stile boho, non so come definirlo. Comunque si distinguono. Poi vi metterò forse qualche foto, ma non di quelli che ho preso, ma di quelli che ci sono in giro, così per farvi comprendere più o meno quella che è la differenza. E poi non so quanto sono arrivata, boh, abbiamo detto, quindi facciamo un recap così a caso, perché mi sono persa anche io, ho detto molto sinceramente. Mettiamo gli occhiali. In conclusione, il retro, le finiture, i materiali, la simmetria, il design, il prezzo, la minuteria e piccoli accessori particolari, piccole aggiunte e i colori, l'armonia, un po' il design in particolare. In conclusione, ragazze, riconoscere e notare queste differenze è veramente un modo per proteggere il nostro lavoro, ma che sia anche solo un hobby. Fate 10 paia d'orecchini, 10 bijou all'anno di artigianato, vero? Quindi non è che ci vivete di quello, però è giusto tutelare e sostenere chi lavora davvero e fa veramente bijou handmade. Il soutache, non solo per me, per tante come me, è un'arte e quindi va rispettato e va protetto. Quindi esorterei tutte coloro che comprano su AliExpress e rivendono sui marketplace di scriverlo. È più corretto ed è più onesto. Se non è handmade e non è fatto da te, scrivi semplicemente orecchini soutache, punto, senza bigliettini da visita, senza confezioni come per dimostrare che quello sia un bijou fatto a un certo livello, perché non lo è. Spero quindi che questo video sia utile e che sappiate in futuro riconoscere ed acquistare con consapevolezza. Io l'ho acquistato sperando di sbagliarmi, ma da una breve ricerca poi ho scoperto che avevo ragione. Purtroppo i segnali c'erano tutti. Quindi mi raccomando, se vuoi vedere altri video di questo tipo, fammelo sapere giù nei commenti, iscriviti al mio canale, attiva la campanella per le notifiche e dimmi cosa ne pensi del soutache e dell'handmade in generale. Che dirti? A presto e auguro a tutti briganti di luce buona creatività. Handmade. Ciao! Non so quanti siano questi punti perché li ho mescolati tra di loro. Siate buoni, prendetene il video così com'è.